La Laurisilva, così si chiama la foresta sempreverde di Madeira, ed è una risorsa preziosa per l'isola, dichiarata patrimonio UNESCO, perché è una foresta unica nel suo genere, è una foresta tropicale che si trova soltanto nelle isole atlantiche. Madeira ha tanta acqua eppure non ha praticamente fiumi, soltanto dei torrenti ribeira che però sono irregolari. E allora come fanno le sue terre ad essere così fertili? Grazie ad un sofisticato sistema di canali di irrigazione, ovvero le levada. Buongiorno da Madeira, dove hanno questi croissant davvero enormi, ricchissimi, bombatissimi e tra l'altro buonissimi. Un impasto fragrante, denso, compatto, mi piacciono tantissimo. Oggi serviranno molte energie per gustarsi qualcosa di ancora più dolce: il verde di Madeira, la foresta tropicale di Laurisilva. Buongiorno dalla chiesina di Faial, sono nella sponda nord di Madeira, sto per andare a fare una delle levada. Sapete cosa sono? Gli antichi canali di irrigazione dell'isola, le levada, non solo sono ancora in funzione, ma sono oggi percorribili grazie a percorsi dalla bellezza impagabile. Vi spiego che cos'è una levada, ovvero un sentiero escursionistico nel bosco, nella foresta, che corre lungo questi canali d'acqua e quindi si cammina in questa foresta umida e rigogliosissima tutto il tempo, con questo corso d'acqua con dentro a volte dei pesci, delle carpe, credo. Questi canali esistono da quando l'isola è abitata, sono stati i primi coloni portoghesi nel 400, i primi a realizzarli per portare l'acqua appunto dalle montagne alle aree agricole, e quindi in questo modo è possibile visitare l'isola in modo lento. La levada che sto facendo si chiama Calderao Verde e quindi si cammina in questo sentiero escursionistico che costeggia per tutto il tempo un canale d'acqua, un canale di irrigazione che attraversa una parte dell'isola. In alcuni tratti il sentiero funziona così, quindi qui abbiamo la levada, ovvero il canale d'acqua freschissima che scorre dalla sorgente, dalla cascata che tra poco vi mostro, la parete di roccia basaltica, il camminamento che di fatto è il muro di contenimento del canale, e poi subito qua lo strapiombo con questi canyon verdissimi, lussureggianti, con queste vette coniche che mi ricordano quasi il Vietnam. E la levada che sto facendo oggi è una delle più belle, delle più lussureggianti, è davvero tanto umido qui e quindi il verde esplode, è praticamente una bomba di verde questa foresta. E in alcuni punti il canale si infila all'interno della montagna attraverso queste gallerie che hanno scavato e che sono percorribili. Serve però la torcia perché appunto non si vede niente, è estremamente buio. Cioè siamo proprio nel cuore della montagna, non si vede nulla. Oddio, bisogna decisamente fare attenzione alla testa e soprattutto non scivolare anche nelle pozzanghere. Oddio, è bassissimo, è veramente buio, basso, l'acqua che continua a scorrere. Io che sono entrato dentro la pozzanghera di fango, ma ci siamo quasi, anzi no, questa è semplicemente un'apertura. E alcune volte è così stretto che bisogna fermarsi per lasciare passare le altre persone, come sto facendo in questo momento, perché è davvero strettissimo e di sotto l'alternativa è il dirupo. In punti come questi ci sono
strapiombi e il sentiero che è praticamente ancorato alla roccia, si cammina di fatto sul muro di contenimento del canale. Si aprono poi dei canyon da far girare la testa, canyon profondissimi, ci si rende conto di quanto si è saliti in alto. Qua siamo circa sui 1000 metri. E qua nel cuore del Calderao Verde si è praticamente all'interno di questo precipizio verde, queste montagne altissime di cui non si vede la fine per via della nebbia e delle nuvole d'alta quota. Una catena d'acqua precipita da chissà dove, verticalissima come tutta l'isola, e rifornisce una pozza fredda e cristallina, dove solo pochi temerari decidono di fare il bagno. Pochi anche i secondi che vi resisto dentro. E questo è il punto di arrivo dove ci si ferma a mangiare uno snack quasi al culmine del sentiero, in questa foresta lussureggiante, umida e tropicale. E questa mattina in pasticceria ho preso un pastel de nata con maracuja, che è una delle cose più prodigiose mai mangiate in Portogallo. Le levada sono certamente un modo sostenibile di visitare l'isola e i sentieri non sono quasi mai ad anello, e quindi devi o andare e poi tornare. Alcuni invece al punto di arrivo prendono l'autobus per farsi portare così al punto di partenza. Dopo il pranzo al sacco nella foresta mi attardo qualche istante in una delle attrazioni turistiche della costa nord. Madeira è sufficientemente grande per ospitare diversi villaggi oltre a Funchal, la capitale, anche se è lì che si concentra il grosso della movida. Alcuni villaggi sono particolarmente sonnecchianti, altri hanno un po' più di vita, di locali, come Santana. Finito il sentiero del Calderao Verde, quasi tutti si fermano nella vicina cittadina di Santana per le sue case tradizionali di Madeira, quelle che sono ancora rimaste fino ad oggi perlomeno. Con queste facciate triangolari bianche, le finestre, le porte colorate sembrano quasi uscite da un cartone animato ambientato in campagna. Dopotutto la storia di Madeira affonda le sue radici nella vita rurale. Molto popolata la levada del Calderaio Verde, decisamente più tranquilla e accessibile a tutti, anche ai bambini, questa levada ad alta quota nel parco forestale di Ribeiro Frio. Ho intrapreso un'altra breve levada, soltanto i pazzi forse ne fanno due in una stessa giornata. L'altra era di 17 km, questa è molto breve, sono circa 3-4 km, però è un'altra levada molto graziosa perché è in un ambiente innanzitutto diverso, è in cima al Ribeiro Frio, che è questo canyon verdissimo, è la Levada dos Balcoes. Lo stesso sentiero è più largo, è una camminata decisamente più facile. Diciamo che è una camminata defaticante dopo le altre molto più impegnative dell'isola. Per intenderci, lungo il sentiero si passa attraverso addirittura dei bar e dei negozietti di souvenir con le sedute sul canyon. E voi vi chiederete, perché alcuni me lo chiedono, ma non ti annoia stare tutto il giorno da solo a camminare, a viaggiare da solo? No, c'è così tanto da vedere, tant'è che ho dovuto tagliare anche dei borghi che volevo vedere oggi, perché parto sempre con un programma molto molto denso, poi puntualmente non riesco a realizzarlo appieno, le mie giornate restano comunque densissime mentre viaggio. In realtà tagliare un po' di cose dal mio programma di viaggio è anche una strategia per dirmi devo ritornarci, prima o poi dovrò tornarci, quindi è sempre un incentivo ad andare avanti e a continuare ad esplorare, perché poi bisogna sempre ritornare ad approfondire ciò che si è lasciato indietro.
Innanzi a me invece, una volta rientrato a Funchal, c'è il mio primo calice di Madeira. Tutti i profumi dell'isola in un bicchiere. Allora, questo è il mio primo calice di Madeira della mia vita. Se ho capito bene ci sono 4 tipi di uva con cui viene fatto il Madeira. E allora faccio questo primo assaggio di Madeira della mia vita con voi. Questo è invecchiato 5 anni. Mi concedo solo un calice. Nel prossimo episodio invece mi ubriacherò completamente con uno scenario per me inedito: le piscine naturali sull'Atlantico. Continua a viaggiare, iscriviti al canale YouTube Un Reporter in Valigia.